Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come sostituire il filtro clima antipolline su Ford Focus MK2. Ma prima di iniziare vi invito ad andare ad iscrivervi al canale da qualche parte qui e attivare la campanellina, così potete rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. E perché no, vi ricordate almeno mettere un bel mi piace. Bene, prima di partire con la sostituzione però voglio farvi vedere una cosa. Io per appunto questa operazione ho voluto scegliere questi due prodotti, in quanto il ragazzo della Ford lamentava un forte odore all'interno del veicolo di gas di scarico. Quindi ho deciso e ho optato per questo tipo di filtro. Adesso ve lo faccio vedere, questo qui, della MAN Filter. Ovviamente ce ne sono moltissimi in commercio, però questo secondo me è uno tra i migliori. Il prezzo ovviamente è un po' più alto rispetto alla norma, ma è giustificato, in quanto questo filtro, a differenza dei suoi fratellini più economici, riesce a trattenere le polveri sottili fino a 2,5 pm, grazie appunto ai 3 strati differenziati. Lo abbinerò poi al trattamento antiodore della Mafra, l'Odor Backed Out. Questo, a differenza appunto dei normali rimuovi odori che agiscono solo nella parte più bassa del veicolo, questo agisce anche nel cielo e nella parte posteriore del veicolo. Come sempre ragazzi vi lascerò sotto in descrizione il link dove poter acquistare tutti i prodotti. Facendolo appunto andrete a supportare il canale e davvero vi ringrazierò. Detto questo, penso di aver detto un po' a grandi linee tutto, possiamo iniziare con l'operazione. Andiamo, vai! Come prima cosa andiamo a rimuovere il piccolo tappino e adesso andiamo a rimuovere le due viti Torx da 20. Andiamo a rimuovere il carter laterale. Ora con una chiave da 10, io in questo caso utilizzerò un cricchetto, andiamo a rimuovere le 3 viti che trattengono il pedale dell'acceleratore.
Ora andiamo a rimuovere il pedale dell'acceleratore e poi di conseguenza andiamo a togliere il connettore. Fatto questo, andiamo a spostare il connettore di modo che non ci dia fastidio nell'operazione. Arrivati a questo punto, come vedete, abbiamo libero accesso allo sportellino dove all'interno appunto si trova il filtro. Questo è trattenuto da 3 viti, in questo caso purtroppo ne è stata messa solo una e quindi andremo a togliere quella. Vado ad utilizzare un cricchetto con bussola da 6. Tolta la vite, andiamo a rimuovere lo sportellino. Andiamo a rimuovere il vecchio filtro. Cosa molto importante è prestare attenzione al senso di montaggio del nuovo filtro, quindi le frecce verranno rivolte verso l'interno del veicolo. Quindi montiamo il nuovo filtro. Ora procediamo al contrario, quindi andiamo a rimontare lo sportellino del filtro. Prendiamo il pedale e andiamo a inserire il connettore. Riposizioniamo il pedale e lo andiamo a chiudere con i 3 dadi da 10.
1, 2, ecco, l'altra è qua, eccola qua. Boh, perfetto. Ok. Andiamo a riposizionare la protezione ed a mettere le due viti Torx da 20. Andiamo ad inserire anche il tappo di protezione della vite e direi che qui abbiamo terminato. Una volta aperta la bomboletta, la andiamo a posizionare nel lato passeggero in questo modo. Andiamo ad accendere il veicolo attivando l'aria al massimo, attivando il ricircolo dell'aria e soprattutto il climatizzatore. Andiamo a attivare la bomboletta premendo energicamente Una volta finita la bomboletta dovremo attendere altri 10 minuti prima di rientrare all'interno del veicolo. E rieccoci qui tornati in garage, ragazzi. Spero che il video di sostituzione del filtro vi sia piaciuto. Detto questo, non mi rimane altro che ricordarvi di andare ad iscrivervi al canale, attivando la campanellina e mettere un bel mi piace. Per questo video, ragazzi, è tutto. Noi ci vediamo a presto con altri nuovi video. Ciao!